Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Nel video di oggi ho pensato di condividere con voi la mia routine quotidiana di cura della pelle per l'inverno. Perciò senza ulteriori indugi cominciamo! Eccomi qui con il mio pigiamino di Harry Potter, perché sotto ancora 8 anni chiaramente, pronta a cominciare la giornata. La prima cosa che faccio la mattina, subito dopo essermi alzata, è legare i capelli in qualche modo. Normalmente uso un elastico o una fascia, ma oggi ho deciso di optare per una sorta di turbante della Soap & Glory, che fa molto Banda Osiris. Se vi interessa troverete il link per acquistarlo sul mio blog. Tra l'altro, per rendere il video un po' più entusiasmante, il Fato ha voluto regalarmi anche un bel brufolo nuovo di zecca. La gioia proprio! In ogni caso, dopo essermi lavata i denti, inizio la mia routine di cura della pelle lavando il viso con un detergente delicato. Al momento sto usando il Calendula Face Wash della Kiehl's, che qui vedete in versione travel size, insieme al Clarisonic Mia 2. Dopo aver applicato qualche goccia di face wash sulla spazzola rotante, inumidisco il viso e uso il Clarisonic con movimenti rotatori per il tempo necessario. Tra l'altro la spazzola si spegne automaticamente quando il ciclo è terminato, perciò non potete sbagliarvi. Cerco inoltre di usare sempre dei detergenti molto delicati in modo da evitare il fastidioso effetto pelle che tira e causare eventuali arrossamenti. Una volta terminato, risciacquo con acqua tiepida. È il momento di reidratare la pelle e di solito comincio dal contorno occhi. Il mio prodotto di riferimento in questo periodo è la crema Optimize della Filorga, che picchietto delicatamente fino ad assorbimento. Come vedete ce n'è molto di bisogno perché negli ultimi tempi le mie borse d'occhiaie stanno cospirando per conquistare il mondo, a quanto pare. Tra l'altro, nel caso in cui foste interessati a saperne di più sui prodotti che sto usando, vi ricordo che sul blog troverete tutti i link, il riferimento al mio post dedicato nella info box proprio qui sotto al video. Ok, ora passiamo alla crema viso. Ce ne sono diverse che amo, una delle mie preferite è quella che sto usando proprio adesso, la Hydra Global della Sisley. È piuttosto cara, ma trovo che vada davvero ad idratare a fondo e ha un'azione antietà che non guasta mai. La applico sia sul viso che sul collo con movimenti dal basso verso l'alto, stendendo gli eventuali residui sulle mani. Proseguo poi applicando il balsamo labbra, un passaggio fondamentale soprattutto in inverno. Oggi sto usando uno dei miei preferiti, che è lo Sugar Lip Balm della Fresh nella fragranza al limone. Un altro passaggio fondamentale in inverno è prendermi cura dei miei gomiti, che per qualche motivo nella stagione fredda si trasformano in grattugie per parmigiano. Perciò cerco di ammorbidirli usando la crema Egyptian Magic, che è portentosa quando si tratta di zone particolarmente secche. È molto ricca e si presenta come una sorta di cera, ma riscaldata a contatto con la pelle si scioglie e diventa un olio super idratante. Anche in questo caso stendo gli eventuali residui sulle mani che in inverno tendono a screpolarsi facilmente e per non sbagliare aggiungo anche un po' di crema mani. Al momento ne sto usando una dell'Occitane che qui vedete in versione travel size. Tra l'altro, giusto per correttezza, ci tengo a dirvi che molti dei prodotti che utilizzo in questo video sono in versione travel size perché è stato girato nella mia casa al mare e chiaramente quando viaggio tendo a preferire le versioni meno ingombranti. Di norma, se no, utilizzerei chiaramente le full size. E questo conclude la mia routine del mattino. Salutiamo ancora una volta il brufolo e passiamo alla routine della sera. Rieccomi davanti allo specchio, pronta a rimuovere il trucco. Prima però, come sempre, lego i capelli, questa volta usando una fascia. Per abitudine inizio sempre dal trucco occhi, che rimuovo ormai da anni usando lo struccante Bifacil della Lancôme, che è il mio preferito in assoluto perché elimina facilmente anche il trucco più resistente, senza però irritare gli occhi. Ne verso un po' su un dischetto di cotone. Tra l'altro, se li trovo cerco sempre di optare per dischetti super morbidi e adatti a pelli sensibili, tipo questi che vedete, che sono i Sensitive della The Makeup nella versione più grande. Procedo così a struccare occhi e sopracciglia, cercando di essere delicata e non tirare e tendere troppo la pelle. È il momento di dedicarmi anche al resto del viso e, sempre usando un dischetto di cotone, rimuovo il trucco con l'acqua micellare della Bioderma. Anche in questo caso si tratta di uno dei miei prodotti di riferimento perché è molto efficace, ma soprattutto perché è formulata per pelli sensibili.
Ah, casomai ve lo steste chiedendo, sì, il brufolo è ancora lì. Ottimo. A questo punto vado a detergere il viso in modo da eliminare anche gli ultimi residui di trucco e per farlo uso un detergente delicato. Potrei utilizzare di nuovo quello della Kiehl's che ho usato questa mattina, ma siccome mi piace variare, utilizzo uno della Fresh che è il Soy Face Cleanser, principalmente perché non irrita gli occhi e deterge comunque a fondo. Dopo aver inumidito la pelle, prelevo il prodotto che ha una texture in gel e lo applico sul viso. Dopodiché risciacquo e asciugo. Se necessario uso altro struccante per gli occhi per rimuovere gli ultimi residui, come in questo caso. Ok, ora che la pelle è detersa a fondo passo alla crema per il contorno occhi. Utilizzo nuovamente la Optimize della Filorga, la stessa della mattina. Passo poi alla crema viso. Per la sera ho scelto la Premium Crème Voluptueuse della Lierac, che amo perché è ricca ma non pesante, si assorbe in fretta e oltre ad idratare offre anche un'azione anti-età. Come al solito la stendo sia sul viso che sul collo. Arriviamo così all'ultimo step della mia routine di cura della pelle della sera, ovvero il balsamo labbra, che vado ad applicare in modo da mantenerle idratate anche durante la notte. E di nuovo utilizzo il Sugar Lip Balm della Fresh. Si conclude così la mia routine di cura della pelle quotidiana. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Un ultimo saluto al mio brufolo e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!